So this evening we're looking at the area of karma. Questa sera guardiamo la sfera del karma. The two friends, Sariputta and Moggallana, were looking for a teacher. I due amici, Sariputta e Moggallana, cercavano un insegnante. And they decided to go different ways. Decisero di prendere strade diverse. And if any of them came across a good teacher, they would tell the other one. E se uno dei due avesse trovato un buon insegnante, l'avrebbe detto all'altro. Now the Buddha, once he had the insight, remember he went to teach his old five companions. Ricordate che il Buddha, dopo aver raggiunto la sua insight, andò ad insegnare ai suoi vecchi 5 compagni. And in the first talk, which is where he explained the Four Noble Truths, e nel suo primo discorso, in cui spiegò le 4 nobili verità, one of them actually had insight. Uno di loro ebbe anche egli un insight. And his name was Kondanya. Si chiamava Kundanya. And the Buddha rejoiced. E il Buddha ne gioì. He must have thought, it's possible to teach people. Deve aver pensato, allora è possibile insegnare alla gente. So he gave him a special name. E così gli ha dato un nome particolare. Anya Kondanya. Anya Kondanya. Kondanya is the one who knows. Kondanya è colui che sa. So one of the other disciples, Assaji, was walking, in the countryside. Quindi uno degli altri discepoli, Assaji, camminava in campagna. And when Sariputta met him, he asked him, who's his teacher, what does he teach? E quando Sariputta lo incontrò, gli chiese chi è questo insegnante e cosa insegna. And he said, of all the things that from a cause arise. E lui disse, di tutte le cose che da una causa nascono, the Tathagata has explained the cause. Il Tathagata ha spiegato la causa. And this was so inspiring to Sariputta that he went off to find Moggallana. E questo ispirò tanto Sariputta che andò subito a cercare Moggallana. And they both went to the Buddha. Ed entrambi andarono dal Buddha. Now, Moggallana was the one who became very adept at the powers. Moggallana sarebbe diventato molto abile nei poteri, avrebbe acquisito poteri. He had one big obstacle, which was dullness and lethargy. Aveva un grosso ostacolo che era appunto l'ottundimento e il torpore. And the Buddha gave him, if I remember rightly, 9 ways in which to work with it. E se ricordo bene, il Buddha gli insegnò 9 modi per lavorarci. And only after 9 times, only 9 ways, could he decide that he was tired. E solo dopo averli provati tutti e 9 poteva decidere di essere stanco. One of them was rubbing your legs, pulling your ears, doing your acupuncture on your ears. Quindi tra questi modi c'erano sfregarsi le gambe, fare agopuntura alle orecchie. And he was liberated within 1 week. E lui si liberò nel giro di una settimana. Now Sariputta was more the intellectual. Sariputta era più il tipo intellettuale. And it took him 2 weeks. E gli ci vollero 2 settimane. Which tells you something about the way the intellect can get in the way. Il che vi dice come l'intelletto possa essere un ostacolo. However, he did have such a deep understanding that the Buddha also gave him a special title. E comunque raggiunse una comprensione così profonda che anche a lui il Buddha diede un titolo speciale. He called him the general of the Dhamma. E lo chiamò il generale del Dhamma. So, going back to this phrase, of those things that from a cause arise, the Buddha has explained the cause. Per tornare alla frase di quelle cose che da una causa nascono, il Buddha ha spiegato la causa. In other words, he's talking about causality.
In altre parole, si sta parlando della causalità, And the fact that everything has a cause. del fatto che tutto ha una causa, Everything is conditioned. tutto è condizionato. And he explained a law which sits underneath everything. E quindi ha spiegato una causa che è sottostante a ogni cosa. A law. Una legge, scusate. Una legge. Or, I believe scientists these days prefer the word regularity. Credo che gli scienziati al giorno d'oggi preferiscano la parola regolarità. Louisa mentioned it in the talk on dependent origination. Luisa ne ha parlato nel discorso sulla originazione dipendente. The idda paccayata, the law of this and that. Quindi la legge di questo e quello. And this is, first of all, whatever happened in the past, something happens in the past which causes something to happen now. Quindi innanzitutto qualcosa che è accaduto nel passato causa un evento nel presente. And if something doesn't happen in the past, there'll be no effect in the present. E se qualcosa non è accaduto nel passato, non ci sarà effetto nel presente. So this is very simple linear causality, no? Questa è una causalità lineare molto semplice. Because you didn't look right and left, you walked straight into a car. Non avendo guardato a destra e a sinistra, sei andato dritto sotto una macchina. But because you looked right and left, you did not fall underneath a car. It's very simple. Oppure perché hai guardato a destra e a sinistra, non ti sei fatto investire dalla macchina. Sì. È molto semplice. Sì. So the other law is because this happens now, this also happens. Un'altra legge è, poiché questo accade ora, accade anche quest'altro. And if this doesn't happen now, this also doesn't happen now. E se questo non accade, quest'altro anche non accade. Now, if the whole universe is based upon a simple linear causality, whatever happened in the past happens now, causes now. Se l'universo è basato su una semplice causalità lineare, qualsiasi cosa sia accaduta nel passato causa un evento nel presente, it's difficult to understand how there could be any change. è difficile capire come possa esserci un cambiamento. It would seem more obvious that the universe would just keep repeating itself. Sembrerebbe più evidente che l'universo continui a ripetersi. Forse. On the other hand, if something happens now only because something else is happening now, D'altro lato, se qualcosa succede adesso solo perché qualcos'altro sta succedendo adesso, with no reference to the past, senza alcun riferimento al passato, one can only presume there'd be chaos. si può solo presumere che ci sarebbe il caos. Because there'd be no reason for this to arise or that to arise, it would just arise spontaneously. Perché non ci sarebbe ragione per cui questo o quello sorgono, sorgerebbero solo spontaneamente. Now when you put these two together, then the Buddha says we understand how the world is both regulated and creative. Both regulated. Okay. Ecco, quando mettiamo insieme queste due cose, il Buddha dice capiamo perché il mondo è sia regolato che created, che creato, o creativo, creative. Ecco, sia regolato che creativo. Yeah. So, for instance, there was an advert in Pian Ciliegi for this course. Per esempio, Pian de Ciliegi ha pubblicizzato questo seminario, questo ritiro. So that was in the past. Questo è successo nel passato. All of you must have looked at that advert and said, I must go. Tutti voi dovete aver visto l'avviso e detto, devo andarci. So all of you from all these different places, some of you not knowing each other at all, arrived here on the Friday evening. Quindi tutti voi da posti diversi, alcuni di voi senza conoscere nessun altro, sono arrivati qui insieme il venerdì sera.
because of that, we are now having this course. E a causa di ciò adesso stiamo svolgendo questo corso. If you hadn't have come, I would have been very upset. Se non foste venuti sarei stato molto turbato. So even if one of you didn't come, it would be a different course. E se uno solo di voi non fosse venuto, sarebbe un corso diverso. There'd be something different about the course. Ci sarebbe una qualche differenza nel corso. So you can see how there is some regularity in the universe, but also something which is unpredictable. Quindi vedete che c'è una regolarità nell'universo, ma ci sono anche parti che sono imprevedibili. Because you just don't know what things are going to arrive together in any given moment. Perché non sappiamo quali parti si vengono a essere insieme in ciascun dato momento. So hopefully for the most part these are fortunate comings together. Auspicabilmente nella maggior parte dei casi questo venire insieme è fortunato, quindi diciamo porta un buon esito. But sometimes they're very unfortunate, no? Ma talvolta ci sono eventi molto sfortunati. So I was told a story just the other day of somebody driving a car and a cyclist just came right in front of her. Proprio l'altro giorno mi hanno raccontato di una persona che stava guidando la macchina e improvvisamente un ciclista le ha tagliato la strada. They didn't see the cyclist at all. E non hanno visto il ciclista. Now, what happened was that the accident was such that the poor young woman, as far as I know, the poor young woman was paralyzed from the neck down. The cyclist woman. E l'investimento è stato così serio che la giovane donna in bicicletta è rimasta paralizzata dal collo in giù. So a question arises as to how could such a thing happen? E la domanda sorge: come può accadere una cosa del genere? So things happen because of the inability to know what is actually going to happen next. Quindi le cose accadono a causa anche della incapacità di vedere che cosa accadrà in futuro, no? Quale sarà il prossimo evento. So we although in the morning when we get up we envision the day, I'll do this and this and this and this and that, and then I'll come back home. Anche se al mattino alzandoci diciamo prevediamola che durante la giornata faremo questo e quest'altro e poi tornerò a casa. But it might be that walking under a building, a brick falls on your head. Potrebbe succedere che passando sotto un edificio ci cade un mattone in testa. So we have to understand this fundamental law which explains really how things happen and that there is no particular control. Quindi dobbiamo capire questa legge che spiega come le cose accadono e che non c'è un controllo particolare. Now, on top of that basic law, we have what's known as the 5 laws. They're just called 5 laws. The niyama. Al di sopra di questa legge fondamentale ci sono quelle che sono chiamate le 5 leggi niyama. So these really are much the same as our own. E sono molto simili alle nostre. The first one is the law of heat. La prima è la legge del calore. And this basically is what we mean by our hard sciences. So it's physics and chemistry. E fondamentalmente equivalgono alle leggi della chimica e della fisica, quelle che chiamiamo le leggi dure, le scienze dure. Yes, just as a little aside. Come diciamo una divagazione. It's often said in the scriptures that the person who's fully liberated goes out like a flame. Spesso nelle scritture la persona che è pienamente liberata si dice si spegne come una fiamma. And because of that, people might interpret that as a extinction, annihilation.
E quindi questo potrebbe essere interpretato come un'estinzione, un annichilimento. But that's not to understand the science of the time. Ma questo significa non capire la scienza del tempo. Okay, so if you rub two sticks together, fire comes. Se si sfregano due bastoncini insieme ne nasce il fuoco. Now we know these days that this is caused by friction. Oggi sappiamo che questo è causato dalla frizione. But in those days, the fire element was everywhere. The heat was everywhere. Ma a quei tempi l'elemento del fuoco era dovunque, il calore era dovunque. And when you rub the two sticks together, you are drawing this heat energy from around you to the sticks. E quindi sfregando insieme i due bastoncini si pensava che si attirasse l'energia che c'era tutto attorno nei bastoncini. So the Buddha uses that as an explanation of grasping, of grasping. E quindi il Buddha usa questo come una spiegazione dell'afferrare. Now, when the fire goes out, nothing is lost. Quindi quando la fiamma si estingue non c'è nulla che viene perso. That heat energy goes back to its original passive form. E quindi quell'energia di calore ritorna alla propria forma passiva originale. See? So our awareness grasps hold of something, and that's your attachments. Quindi la nostra consapevolezza afferra qualcosa e questo è l'attaccamento. And by letting go, it reverses back to its own true open nature. E lasciando andare ritorna alla propria natura aperta. So that's è vera. That's just a little aside, in case you think the Buddha's using that to express annihilation, you see. Questo solo per spiegare, nel caso qualcuno interpreti come che il Buddha intendesse un completo annullamento, annichilimento. So, for instance, with this law, you know, a few years ago we had that terrible tsunami. Alcuni anni fa c'è stato questo terribile tsunami. The tsunami. Which, you know, killed so many people in Sri Lanka and over towards India, etc. Che ha ucciso moltissime persone in Sri Lanka, in India, eccetera. Now, in popular Buddhism, nel buddismo popolare, you know, they would say that, you know, in the past life, they must, you know, if somebody drowned in that, they might say, well, in the past life they must have drowned some dogs or something. Se qualcuno è stato vittima ed è annegato in questo tsunami, si dice, beh, allora nelle vite passate devono aver annegato un cane o qualcuno, insomma. They must have done something in the past in order for this to happen. Si spiega l'evento attuale dicendo devono aver fatto qualcosa in passato per farlo accadere, per averlo fatto accadere ora. And this is somewhat comforting, eh? E questo dà una sorta di conforto. Yeah. It seems to give some sort of reason as to why somebody should be drowned, just like that. Sembra fornire una ragione per cui qualcuno è annegato in questo modo assurdo. But in fact, you can't say when something happens unless it's very, very obvious that it has a direct connection with something in the past. Ma in realtà quando accade qualcosa non si può mai dire che abbia una connessione diretta col passato, a meno che sia veramente evidente. Because remember, all sorts of conditions are always arising in every moment. Perché ricordate che in ciascun momento stanno sempre sorgendo condizioni di ogni sorta. I'm sure you know this butterfly effect. Probabilmente conoscete l'effetto farfalla. Yeah, you know where it's said that even a butterfly wing flapping in say South Africa. Si dice che anche una farfalla che sbatta le ali in Sudafrica, per esempio, with supporting conditions, becomes a huge hurricane up in Italy. In Italy. Con il sostegno delle opportune condizioni può diventare un uragano in Italia. So you can't really say that anything happens to you has a direct connection with something you did in the past. Quindi non si può mai dire che qualcosa vi accade come conseguenza diretta di qualcosa che è accaduto nel passato, che avete fatto nel passato. I think what we can say
is that our karma has brought us to this present moment, to this present time. Ma possiamo dire che il nostro karma ci ha portato a questo momento presente, in questo tempo presente. And we are in this environment, this place, and therefore you might say that this has come about because of our past actions. Siamo in questo ambiente, in questo luogo, e quindi possiamo dire che ciò si è verificato a causa del nostro passato. So the reason we're here is because of past actions. Quindi il motivo per cui siamo qui è da far risalire ad azioni passate. And whatever conditions there are, all we can do is accept them. E qualsiasi siano le condizioni attuali, non possiamo far altro che accettarle. But of course, you're always working to try and make things better. Ma naturalmente state sempre lavorando per migliorare le cose. Karma doesn't mean that we have to be passive. Il karma non significa che dobbiamo essere passivi. There's a story I like to tell, which is something that is attached to one of the verses in the Dhammapada. Mi piace raccontare una storia su una cosa che è collegata o aggiunta a uno dei versetti del Dhammapada. There's a ship sailing on the seas. C'è una nave che naviga in alto mare. And there's a strong wind, but for some reason it just stops. C'è un vento forte, ma per qualche motivo si arresta. And the captain doesn't know why. Il comandante non sa perché. Fortunately for him, there's a group of monks on board. Ma per sua fortuna c'è un gruppo di monaci a bordo. So he asks them to try and work out for some reason why this happened. E quindi chiede loro di scoprire perché si sta verificando questo. And after some deep meditation, they came to him with the answer. E dopo una profonda meditazione gli portano la risposta. It was because his wife had drowned many dogs in the past life. Perché sua moglie ha annegato molti cani in una vita passata. And the only way to get this ship moving E l'unico modo per far ripartire la nave is to get rid of the wife overboard. è buttare a mare la moglie. I mean, that's one way of getting rid of your wife if you don't want her. Quindi è un buon modo per sbarazzarsi della moglie se non la si vuole. Well, of course, he does throw her overboard and the ship moves on. Ma nella storia la butta effettivamente a mare e la nave riparte. So, when you do read the scriptures, you do get that impression, this is the unfortunate thing, that something happens directly because something has happened in the past. Ecco, leggendo le scritture si può avere questa malaugurata impressione che qualcosa accada adesso come diretta conseguenza di qualcosa che è accaduto nel passato. For instance, it will say, if you're very rich and you've been very stingy, you'll be reborn as a poor person. Per esempio si dice, se sei molto ricco e anche molto avaro, rinascerai come persona povera. Now, you might be reborn as a millionaire. Ma potresti rinascere come milionario. But you might still feel very poor. Ma continuare a sentirti molto povero. Okay. So the next one, so that's all to do with the physical world, yeah? E questo è ciò che ha a che fare col mondo fisico. The next one is bija, which means the seed. La legge successiva, bija, significa il seme. So this is our biology, yeah? E questa corrisponde alla nostra biologia. And again, we can make the mistake of thinking that if somebody is born with a genetic disease, that somehow they deserve it. Anche qui possiamo commettere l'errore di pensare che se qualcuno nasce con una malattia genetica, in qualche modo se la sia meritata. But of course, the body that we have is, what should we say, a fortunate meeting of two little cells. Ma naturalmente il corpo che abbiamo è, potremmo dire, il fortunato incontro di due piccole cellule. Over which we had no control. Su cui non avevamo nessun controllo. Nor did our parents. E neanche i nostri genitori. So we've ended up with this.
Quindi ci è capitato questo. So we cannot say that the body is my personal karma. Quindi non possiamo dire che il corpo è il mio karma personale. So this is important, especially if someone, believes that somehow they deserve to be born with some sort of disease. E questo è importante, soprattutto se ci sono persone che pensano che in qualche modo hanno meritato di nascere con qualche malattia. So that's the law of the seed. Yeah? The next one is citta, which is the law of our psychology, the mind, the law of the mind. La legge successiva, citta, corrisponde alla nostra psicologia, quindi la legge della mente. And we talked about that. Luisa talked about dependent origination, and myself about the khandha. Quindi sia quando Luisa ha parlato dell'originazione dipendente che quando io ho parlato dei khandha, ne abbiamo parlato in realtà. So the Buddha has his own understanding of the mind, the heart mind. Two things. Il Buddha ha la propria concezione della mente o del cuore mente. Remember that for us the heart and the mind are two different things. Per noi cuore e mente sono due cose diverse. But before our enlightenment, the 18th century enlightenment, ma prima dell'illuminismo nel Settecento and the growth of science as an objective study, e della crescita, della nascita della scienza come studio oggettivo, the separation from the heart and the mind wasn't so great. Non c'era una separazione così netta tra mente e cuore. And for instance, for the Greeks, that was the psyche. Per i greci questo era un unico chiamato psiche. And in Christianity, at least early Christianity, it was the soul. Nel primo cristianesimo era l'anima. And then there was something else, the spirit, you see. E poi c'era qualcos'altro, lo spirito. So even now in the East, when somebody talks to you, they might actually, and they say, I think, they'll point here, not here. Quindi ancora oggi in Oriente, se qualcuno vi parla e dice penso che, indica il cuore, non la mente, non la testa. Yeah. So from, of course, that psychology you get sociology, because all sociology is a meeting of human minds. E naturalmente dalla psicologia deriva la sociologia, perché la sociologia è un incontro di menti umane, la società è un incontro di menti umani. Yeah. And the last one is the law of Dhamma. E l'ultima è la legge del Dhamma. So these are the Four Noble Truths, Eightfold Path, etc. Le quattro nobili verità, l'ottuplice sentiero, eccetera. So the fourth one is, of course, Kamma. Quindi la quarta è naturalmente il karma. I think this was one of the insights of what is known as the axial age. E credo che questa sia stata una delle intuizioni di quella che è conosciuta come l'età assiale. Both the Brahmins who were writing the Upanishads, sia i Brahmini o i Brahmani che stavano scrivendo le Upanishad, also Moses, Mosè, and there was what's his name, Socrates, Socrate, and even Lao Tzu. e Lao Tzu in Cina. So all these people were moving away from the psychology or understanding of a universe that was ruled by different gods. E tutte queste persone si stavano staccando dalla comprensione di un universo regolato da vari dei. So in that sort of understanding, you're always asking the God to do something for you. Perché in quel tipo di concezione si sta sempre chiedendo al Dio di fare qualcosa per noi. So if you want the crops to grow, you have to make a sacrifice to Ceres. Quindi se si vuole che i raccolti crescano, dobbiamo fare un sacrificio a Cerere, la dea delle messi. The day of agriculture. So there were, in the Buddha's time, there were huge sacrifices by the Brahmins to to get the gods to do what they wanted them to do. E quindi i Brahmini nell'epoca del Buddha facevano enormi sacrifici per
far sì che gli dei facessero quello che loro volevano. Hundreds of cattle, hundreds of horses and so on. It was said to be huge. Quindi centinaia di capi di bestiame o di cavalli che venivano sacrificati. For instance, the king's offering. Per esempio le offerte al re. So that the gods would support the king. Le offerte del re agli dei perché lo sostenessero. So in the scriptures you'll find the Buddha making fun of people who think that still works. E nelle scritture il Buddha prende in giro quelli che pensano ancora che queste cose funzionino. Because it came to a point where the Brahmins thought if you did the sacrifice perfectly right, the gods had to answer. Perché si era arrivati al punto in cui i Brahmini pensavano che se si faceva il sacrificio in modo perfettamente corretto, il Dio fosse obbligato a rispondere. So either the gods didn't respond, quindi o il Dio non rispondeva, or the sacrifice wasn't done properly. Oppure il sacrificio non era fatto bene. So people were losing faith. E quindi le persone cominciavano a perdere la fede. So the insight of the Buddha, of course, was that our lives are not ruled by the gods. Our internal lives are not ruled by the gods, but in fact by ethical law. Ma l'intuizione del Buddha è che le nostre vite interiori non sono regolate dagli dei, ma da leggi etiche. And this goes right back to our primary relationship. E questo risale direttamente alla nostra relazione primaria. When he had discovered the unconditioned consciousness within us. Quando ebbe scoperta la coscienza incondizionata dentro di noi. He also recognized that the delusion lay in its relationship to this psychophysical organism. Ha riconosciuto anche che l'illusione stava nella... Sorry, the delusion lay in its identity with this... Nella identificazione con questo organismo psicofisico. And that's what we call the self. E quello è ciò che chiamiamo il sé. So this ethics, which we can translate as relationship. Quindi questa etica, che possiamo tradurre come relazione umana, the moral law is only a part of it. E la legge morale ne è solo una parte. It's about how we relate to everything that we experience. Riguarda il modo in cui ci relazioniamo con tutto ciò di cui facciamo esperienza. Through this initial wrong relationship of identifying with this body, all the miseries of human life appear. A causa di questa iniziale identificazione sbagliata con questo corpo, nascono tutte le miserie umane, tutte le sventure umane. All we want is to be happy. Non vogliamo altro che essere felici. See? Yeah, see. Just want to be happy. And we can all define happiness in different ways. E possiamo tutti definire la felicità in modi diversi. But we all want to be happy. Ma vogliamo essere felici. And so we make ourselves happy by acquiring things. E quindi ci rendiamo felici acquisendo delle cose. Money, friends, etc. Denaro, amicizie, eccetera. And this helps us feel safe. Questo ci aiuta a sentirci sicuri. But unfortunately, other people want what we have. Ma sfortunatamente anche gli altri vogliono ciò che noi abbiamo. So therefore we have to defend what we have. E allora dobbiamo difendere ciò che possediamo. And hence the arising of aversion. E qui nasce l'avversione. If the enemy is bigger than me, I have to run. Se il nemico è più grosso di me, devo scappare. Therefore, fear arises. E quindi sorge la paura. So from this wrong initial relationship, we now form a very delusive relationship with the world we find ourselves. E quindi da questa relazione iniziale sbagliata formiamo una relazione illusoria, confusa con tutto il mondo. So it's acquisitiveness, aversion and fear. Quindi uno spirito di acquisizione, di avversione e di paura. And
when we act from those three, then you can see problems arise. E quando agiamo a partire da questi tre, vediamo nascere i problemi. So this was one of the teachings that he discovered, of course, through the memory of his past lives. E questi sono gli insegnamenti che lui scoprì attraverso il ricordo delle vite passate. And Louisa mentioned that. And when he saw people moving from realm to realm according to their actions, E come Luisa ha accennato, quando vedeva o vide delle persone che passavano da un regno all'altro a seconda delle proprie azioni, so what had been a personal law became a universal one. You see? quello che era stata una legge personale divenne una legge universale. So that in short is the law of karma. E questa in breve è la legge del karma. Now, when we do something harmful, there's no need to punish ourselves. Quando facciamo qualcosa di dannoso, non c'è nessun bisogno di punire noi stessi. To do that is just to add more suffering on the suffering that's going to come. E farlo significa solo aggiungere sofferenza alla sofferenza che comunque avverrà. When we do something which is harmful, all we have to do is bear the consequences. Quando facciamo qualcosa di dannoso, tutto ciò che dobbiamo fare è sopportare le conseguenze. So, in a very simple way, if I find myself getting angry with somebody, there's no point in, saying to myself, "You stupid idiot, why are you getting angry?" Per esempio, se mi scopro a arrabbiarmi con qualcuno, è inutile che mi dica stupido perché ti arrabbi così. It's a waste of energy. È uno spreco di energia. What I have to do is sit with the burn inside my heart. Ciò che devo fare è stare seduto con il bruciore dentro il cuore. And then, make a decision not to be so touchy. E poi decidere di non essere così suscettibile. When it comes to people breaking the law, there is such a thing called restorative justice. I don't know whether you... Quando si tratta di persone che infrangono la legge, c'è un concetto che si chiama giustizia riparativa. So this has been very successful in getting a person to stop thieving or doing damage. E si è rivelato molto efficace per impedire alle persone di continuare a rubare o a fare danni. Instead of just putting the criminal into a room in a big place called a prison, invece di prendere il criminale e metterlo in una stanza in un grande edificio chiamato prigione, they have them meet the victim. Li fanno incontrare la vittima. And when they have this conversation as to the consequences of their action, e quando hanno questa conversazione sulle conseguenze dei loro atti, this often changes the criminal. Spesso questo cambia il criminale. See? Yes, I ran a course down in the south of England. Ho tenuto un corso nel sud dell'Inghilterra. And I was driving back to the center. Stavo tornando in auto al centro. When you come off the motorway, quando si esce dall'autostrada, you actually enter into what we call a dual carriageway. It looks like a motorway. Si entra in una strada a due corsie che sembra un'autostrada. So you have to go from 50, 60, 70 miles, 70 kilometers an hour down to 35. Quindi bisogna scendere da 70-90 miglia all'ora a 35. So I was caught speeding. E mi hanno preso mentre andavo sopra la velocità consentita. I was only 5 miles over the speed limit. Solo 5 miglia sopra il limite. So I was given a notice. There was a fine of £100, 110 euros. E quindi mi è arrivata una multa di 100 sterline, quindi 120 euro. Or
I could go and see this film which will tell me what happens when you hit somebody at 35 miles an hour. Oppure potevo andare a vedere un film che mostrava le conseguenze di investire qualcuno a 35 miglia all'ora. And I thought that is very skillful. E mi è sembrata una cosa intelligente. Yeah. Most people, we don't know by our own personal experience what happens to a body when you hit it with a car. La maggior parte di noi non sa come esperienza personale cosa succede al nostro corpo quando siamo colpiti da una macchina, investiti. However, because I keep the law, I didn't feel I had to see the film. Tuttavia, dato che normalmente rispetto la legge, non ho pensato non ho ritenuto di dover andare a vedere il film. And it was a very long way away, you know. Perché dovevo fare un lungo viaggio per andare. So there are ways to change people's behavior which doesn't include the idea of punishment. Quindi ci sono modi di cambiare il comportamento delle persone che non includono l'idea di punizione. That doesn't mean to say that you can get rid of prisons, Ciò non significa che possiamo liberarci delle prigioni. Because there are some people who are definitely dangerous. Perché ci sono persone che sono decisamente pericolose. Yeah. When we make a decision about something, remember moral decisions are very rarely black or white. Quando facciamo una decisione, prendiamo una decisione su qualcosa, ricordate che le decisioni morali sono raramente questione di bianco o nero. Yeah. You always have to take into consideration the circumstance. Dobbiamo sempre prendere in considerazione le circostanze. The context. Il contesto. Yeah. So, for instance, as you know, the whole question of abortion is often still discussed in places like America and so. Sapete che la questione dell'aborto è ancora in discussione in nazioni come l'America. Yeah, even in Ireland they had a recent vote. E anche in Irlanda recentemente hanno votato sulla legge. So we have to be very careful about taking fixed positions. Dobbiamo fare attenzione a non prendere delle posizioni fisse. Every situation has to be looked at in itself, really. Ogni singola situazione deve essere considerata in se stessa. And in our liberal society, we tend to put the responsibility back onto the mother. Nella nostra società liberale tendiamo a ridare la responsabilità alla madre. But that doesn't mean to say that it's an easy decision. Ciò non significa che sia una decisione facile. Depending on the situation. Dipende molto dalla situazione. So often moral philosophers they give us what you might call thought experiments. Spesso i filosofi morali ci danno quelli che potremmo definire esperimenti di pensiero. If you put fat man on the bridge into Google, you come up with some wonderful things. Fat man? Fat man grosso. Quindi se scrivete su Google fat man, uomo grasso, escono delle cose meravigliose. No, fat man on a bridge. Fat man on a bridge, uomo grasso su un ponte. Escono delle cose interessanti. So, here's the problem, okay? Quindi qui è il problema. Ecco il problema. There's a train coming down the track. Quindi c'è un treno che sta viaggiando sui binari. You're on a bridge with a very fat man. Voi siete su un ponte con un uomo molto grasso. And you can see there are 5 people on the railway line who don't realize the train is coming. E vedete che ci sono 5 persone sui binari che non si sono accorti che sta arrivando il treno. Now the one way you can stop that train coming l'unico modo per fermare quel treno is to throw the fat man onto the rail. E buttare il grassone. So, like, what would you do, you see? Cosa fareste? Now, in all of there's hundreds of examples, all very similar. Ci sono centinaia di esempi, tutti più o meno uguali. But not one of them suggests that you throw yourself onto the rail. Ma nessuno di questi suggerisce che vi buttiate voi stessi sui binari. So, you see. Yes.
There's another interesting problem which has arisen with self-driving cars. E un altro problema di questo tipo è nato con le auto a guida autonoma. So here's the thought experiment. Anche qui c'è un esperimento di pensiero. If you're driving in the middle lane Se state guidando nella corsia centrale and the truck in front of you, something drops off, e qualcosa cade dal camion davanti a voi, you can either go left or right. potete sterzare a destra o a sinistra. So if you turn right, you hit a car. If you turn left, you hit a motorcyclist. Quindi se girate a destra, sbattete contro una macchina, se a sinistra contro un motociclista. Yes. Now, when you do it impulsively. Quando lo fate in modo impulsivo. It's an immediate reaction to the situation. È una reazione immediata alla situazione. So therefore, you would not be considered culpable. E quindi non sareste considerati colpevoli. Sì? Vero? Sì. No, you have I mean, it happens in an instant, no? You don't have time to rationalize. È questione di un attimo, non c'è tempo di razionalizzare. Now, if you are in a self-drive car, ma se siete su un'auto a guida autonoma, it's driven by an algorithm. È guidata da un algoritmo. Which has been set by somebody in the past. Che è stato deciso da qualcuno nel passato. So now, what is the, shall we say, preference of the algorithm? E quindi qual è la preferenza, diciamo così, dell'algoritmo? Is it to save the driver at all cost? È di salvare il guidatore a ogni costo? Is it to save the car at all cost? O di salvare la macchina a ogni costo? So then it becomes a premeditated occasion. E quindi diventa un'occasione premeditata. Difficult, Difficile. The moral is don't drive a self-drive car. La morale è non viaggiate su una macchina a guida autonoma. Or if you do, make sure it's to save you. Oppure se lo fate, accertatevi che l'algoritmo salvi voi. Do remember that when we do something harmful, that you can actually change the consequence. Ricordate che quando facciamo qualcosa di dannoso possiamo veramente cambiare le conseguenze. So, for instance, if I say something cutting or rude to somebody. Per esempio, se do una risposta tagliente o scortese a qualcuno. So I can always amend the consequences of that by saying sorry. Posso sempre riparare alle conseguenze chiedendo scusa. Of course, you can make things worse. You insult somebody, and then you tell tales about them. Si possono anche peggiorare le cose, insultando prima qualcuno e poi calunniandolo. Yes, calumny. There's the other side, of course, is that you think you're doing something out of the goodness of your heart. L'altra faccia della medaglia è che pensate di fare qualcosa, di fare un'azione che nasce dalla vostra bontà di cuore. But there's not enough information or wisdom around what you're doing. Ecco, ma non avete abbastanza informazioni o abbastanza saggezza per giudicare l'appropriatezza di quello che fate. So therefore you end up doing more harm. E quindi finite per fare più danno. I think a lot of charities who work with undeveloped countries have discovered that. E penso che molte associazioni benefiche che lavorano con i paesi in via di sviluppo se ne siano accorti. I remember many years ago, you used to be able to support one child. Molti anni fa si poteva sostenere un bambino. Because I remember doing it. Perché ricordo di averlo fatto. So the charity said, here's a child, the child needs so much money, etc., in order to have good food, education, etc., etc. Quindi la Onlus diceva, ecco, questo è il bambino, ha bisogno di una certa cifra ogni anno per poter avere alimentazione, vestiti, educazione, istruzione, eccetera. And the child would write to you. E il bambino poi vi scriveva. And some people went out there to visit the child. Qualcuno poi andava nel paese a trovare il bambino. But of course, in a village of say 100 children.
ma in un villaggio con, mettiamo, 100 bambini, you got 2 or 3 children who were getting education, good food, and everybody else wasn't. Si scopriva appunto che c'erano 2 o 3 bambini che ottenevano buon cibo, vestiti e istruzione, e gli altri no. So it created a lot of problems within that particular situation, you see. E quindi creava molti problemi in quella situazione. So here we have a good heart, but not enough information, not enough wisdom. Quindi qui c'è il buon cuore, ma non sufficiente informazione o saggezza. And the other thing is to recognize that sometimes when we do something in the past, it does take time for the consequences to manifest. L'altra cosa da capire è che quando abbiamo fatto qualcosa nel passato, ci vuole del tempo prima che le conseguenze si manifestino. Yes. One of the most horrible things. Una delle cose più orribili. For instance, they knew in the 50s, even before that this blue asbestos caused cancer. Per esempio, si sapeva già negli anni 50 e anche prima che l'amianto causava il cancro. Yeah. Now I know 2 people who in the 60s and 70s worked for building companies. E conosco 2 persone che negli anni 50 e 60 hanno lavorato per delle società di costruzione. Who were handling blue asbestos. E maneggiavano questo amianto blu. And one of them told me that they even threw it at each other like snowballs. E uno mi ha raccontato che addirittura se lo tiravano gli uni con gli altri giocando come a palle di neve. 25, 30, 40 years on, they die of asbestosis. E dopo 20, 30 anni sono morti di asbestosi. So the persons involved in that sort of action, the company directors, etc., they will hold themselves responsible even if the law doesn't. E quindi le persone coinvolte, quindi i dirigenti delle aziende, si devono considerare responsabili anche se la legge non li punisce. So that sense of guilt will be there within their psyche. E questo senso di colpa rimarrà nella loro psiche. Yeah, and it's the same even now. I read an article that Italy is producing a load of tobacco. It's got a big tobacco industry. E ho letto in un articolo che ancora oggi l'Italia produce molto tabacco, no? Una grande industria del tabacco. Yeah, even though the people know that whom they're selling them to is going to damage their health. Anche se si sa che le persone a cui lo si vende verranno danneggiate nella salute. So in the karmic law, at some point, that will come up within their psyche. E quindi nella legge karmica a un certo punto questo emergerà nella loro psiche, di chi lo vende, insomma. And that sense of guilt and shame that we have when we do something harmful, the Buddha actually calls guardians of our society. E quel senso di colpa e di vergogna che proviamo quando facciamo qualcosa di dannoso, il Buddha li chiama i guardiani della nostra società. If a person feels no guilt when they do harm and no shame, what's to stop them committing whatever? Se una persona non prova rimorso e non prova vergogna quando fa qualcosa di dannoso, cosa può impedirgli di commettere qualsiasi cosa? So now we come to this problem: is there moral justice in the universe? E quindi giungiamo al problema: esiste una giustizia morale nell'universo? Both Franco and Stalin died happily in bed. Sia Franco che Stalin sono morti pacificamente nel loro letto. I don't know whether they were happy, but they died in bed. Non so se erano davvero in pace o felici, ma erano nel loro letto. So this of course brings up the whole teaching about past lives and future lives. E questo coinvolge l'intero insegnamento sulle vite passate e le vite future. It's difficult to understand how there could be moral justice if there weren't that process. If there were not that process. Okay. È difficile capire come potrebbe esserci una giustizia morale se non ci fosse quel processo. So the understanding is that sometimes things that we've done 2, 3 lifetimes ago, the consequences do not arise until this life. E quindi
La comprensione, l'idea è che ciò che abbiamo fatto in 2 o 3 vite passate portano conseguenze che non sono sorte fino alla vita presente. Because the circumstances have not been there to support that conditioning. Perché non c'erano le circostanze che sostenessero quel condizionamento. So this brings us back to exactly what is our karma. E questo ci riporta alla questione di cos'è esattamente il nostro karma. It's this psychology that we have now. It's the heart and mind that we are experiencing now. È questa psicologia che abbiamo ora, questo corpo e mente di cui facciamo esperienza. So there are, shall we say, hidden desires within the mind, which, given certain circumstances, might suddenly come out and produce something horrible. Quindi diciamo che ci sono dei desideri nascosti nella mente che, date le opportune circostanze, possono improvvisamente rivelarsi e provocare qualcosa di orribile. And this things like road rage. Sì, cose tipo la rabbia che prende che può prendere al volante, no? We have I think it happens everywhere, but for instance there was a car came into a garage, a mother and son came into a garage to take some petrol. Una mamma e un figlio si sono fermati a una stazione di servizio a fare rifornimento. And the young man got into an argument with these other 2 men. E il ragazzo ha cominciato a litigare con altri 2 uomini. And they killed him. E loro l'hanno ucciso. They killed him. So that sudden arising of rage, sometimes from nowhere, the person doesn't even know they have it in them. Quindi questi scoppi improvvisi di rabbia non si sa da dove vengono, la persona non sa nemmeno di avere in sé questa rabbia. And there are other things happen too, which the person doesn't understand how it come about. How it comes about. E ci sono altre cose che accadono senza che la persona capisca come si sono verificate. So it's just this understanding that without past life and future life, then you cannot have moral justice. E quindi c'è questa idea che senza vite passate o vite future non è possibile una giustizia morale. The moral justice is that the unwholesomeness within us has a chance to manifest in order to be purified. Quindi la giustizia morale è questa, che ciò che non è sano dentro di noi ha la possibilità di manifestarsi in maniera che noi veniamo purificati. And people who have past life experience much more often than not remember something which is very unpleasant. E le persone che ricordano esperienze di vite passate, il più delle volte ricordano cose spiacevoli. And this often is a purification. E questo spesso è una purificazione. Because in the psyche as a whole, all our past history is held. Perché nella psiche come un'entità unica c'è tutta la nostra storia passata. And if there is some turbulence right there within the very foundations of it, e se c'è qualche turbolenza alla base di tutto, then at some point it has to manifest. In qualche momento, a un certo punto deve manifestarsi. And as you know, when these things manifest, it can also manifest as an illness. E come sapete, queste cose possono manifestarsi anche come malattia. So this idea of past lives and future lives is of course strange to us in the West. We don't have it. E naturalmente quest'idea di vite passate e vite future suona strana a noi in Occidente. But the position is to remain open-minded. La posizione è di rimanere con una mente aperta. Pascal, who was I think 17th century philosopher, mathematician, I think. Pascal, un matematico, un filosofo del XVII secolo. XVIII. The 18th century. And also a mystic. He was a bit of a mystic himself. E anche un mistico. And of course in those days there was also a growing disbelief in a God. In quel periodo naturalmente si stava molto indebolendo la
fede in Dio, no? Sì, So this is called Pascal's wager. E quindi questo si chiama la scommessa di Pascal. La scommessa di Pascal. He said, there may be a God and there may not be a God. Quindi può darsi che Dio esista, può darsi che Dio non esista. But it might be good to behave as if there was a God. Ma è meglio comportarsi come se Dio ci fosse. So I was on a train going down to the south of England. Quindi ero in treno che andavo verso appunto il sud dell'Inghilterra. Just coming out of London. Stavo venendo via da Londra. And rugby fans got on the train. E sono saliti dei tifosi di rugby. And two of them sat opposite me. E due si sono seduti davanti a me. And one of them said, "Are you a Buddhist monk?" E uno mi ha detto, sei un monaco buddista? I said, "Yes, I am." Ha detto di sì. He said, "I don't believe in reincarnation." E lui mi ha detto, non credo alla reincarnazione. So I said, "How do you know?" E ho detto, come fai a saperlo? I mean, have you died? Sei morto? And he said, "No, I don't know." See? No, non lo so. So I said, "Well, why come to a conclusion?" Allora perché raggiungere una conclusione? And his friend said, "Yeah, why come to a conclusion?" E il suo amico ha detto, giusto, perché devi giungere a questa conclusione? End of conversation. È la fine della conversazione. So I think there's a moral there, you see. E penso che ci sia una morale. We always like to think that we know. We feel safe when we know. Ci piace pensare che sappiamo, cioè, ci sentiamo sicuri quando sappiamo. But I think the wise position is the state of don't know. Ma credo che la posizione saggia sia invece la posizione del non sapere. Not sure. Non sono sicuro. So whether there is or whether there isn't, it might be wise to behave as if there is rebirth. Che non ci sia oppure che ci sia, potrebbe essere saggio comportarsi come se ci fosse. Very good. So we started off by going through this basic law, the this that law. Quindi siamo partiti dalla legge fondamentale del questo e quello. That there is an unreliability about the universe. Che c'è una non affidabilità nell'universo. I mean, we call it accidents, huh? Li chiamiamo incidenti. Yeah. Sometimes when you have an accident, somebody says, "Oh, be mindful." Quindi quando abbiamo un incidente, a volte qualcuno ci dice, fai attenzione, sii consapevole, be mindful. But you were mindful. Ma eravate consapevoli. You just fell over and broke a leg. Ma siete caduti e vi siete rotti una gamba. I know somebody who did that. So che a qualcuno è successo. He's walking and people accused him. They said, "You're not being mindful." E la gente lo accusa, non eri consapevole. He says, no, I was mindful, I just fell over. Lui dice, sì, mi è successo. And then there are these 5 laws, similar to our physics and biology and psychology. E quindi ci sono queste 5 leggi che corrispondono più o meno alla nostra fisica, biologia, psicologia. And then there's the law, the spiritual laws, the 4 noble truths. E poi le leggi spirituali delle 4 nobili verità. And there's karma. E c'è il karma. Now the Buddha said, if you tried to work out your karma, it would drive you mad. Il Buddha dice che se si cerca di capire, di tirar fuori, di capire il proprio karma, si diventa pazzi. So you cannot tell what's going to happen or why something has happened. Quindi è impossibile dire cosa succederà o perché succederà. But one thing I think we can be clear about. Ma una cosa su cui possiamo essere chiari, that in terms of our liberation from suffering, nei termini della nostra liberazione dalla sofferenza, the karma that we're actually dealing with is the impurity in our hearts. Il karma con cui stiamo in realtà facendo i conti è l'impurità nel nostro cuore. And when the heart finally purifies itself, then the path to liberation has been opened. E quando il cuore finalmente si libera, allora il sentiero verso la liberazione è aperto. And that's why we're all here.
Ed è per questo che siamo tutti qui. And who knows which of us will become liberated tomorrow? E chissà chi di noi potrebbe liberarsi domani. I can only hope my words have been of some assistance. Posso solo sperare che le mie parole siano state di qualche utilità.